Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dall'1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Poi prima di ascoltare gli oracoli vediamo cosa aspettarci da questo periodo e quindi cosa ci porterà la luna nuova in Gemelli. A livello astrologico sarà un periodo molto più attivo, nel senso di sentirsi più dinamici, più ottimisti, fiduciosi, c'è una carica di entusiasmo, di leggerezza emotiva, migliora la capacità mentale e comunicativa, momento perfetto per studiare, per ampliare le nostre conoscenze, anche fare nuovi incontri, esperienze, viaggi e osservare senza agire subito, perché ovviamente di contro dobbiamo fare attenzione perché potrebbero esserci dei momenti un po' particolari di transizione, di vulnerabilità, di troppa esigenza, fretta, ansia, scarsa concentrazione, stanchezza, confusione e quindi queste cose portano idee poco chiare, difficoltà di scelta e priorità e quindi non bisogna assolutamente aver fretta e neanche adottare delle scorciatoie. Come primo messaggio troviamo la luna nuova. La luna nuova è diciamo, perfetta per questo periodo perché ovviamente ci sta dicendo che magari c'è anche qualcosa che può nascere, perché l'indicazione principale della luna nuova è proprio di inizio, di anche cogliere idee innovative, delle novità in senso diciamo generico, di stabilire traguardi, di come usare le nostre energie, soprattutto il potere dell'attrazione, di prepararsi magari anche ad accogliere una benedizione, un qualcosa di bello, di avere una mente aperta e di credere in noi stessi. Quindi c'è un qualcosa di positivo che probabilmente abbiamo l'opportunità di capire, di gestire, di rigenerarci o anche ripulire le nostre stesse energie proprio per prepararci a questo inizio. Secondo me può essere un vero e proprio inizio, quindi qualcosa di totalmente nuovo, oppure un nuovo inizio in qualcosa che già stiamo portando avanti da un po' di tempo, che però forse si è bloccato o non è andato per il verso giusto, quindi abbiamo una nuova fase di un percorso già avviato. La seconda carta è il leone rampante, che prende tutte quelle energie molto forti e soprattutto di audacia, di coraggio e possiamo realizzare un desiderio o comunque ci può essere un risultato addirittura oltre le nostre aspettative. Possiamo riuscire a tenere in equilibrio luce ed oscurità, oppure risolvere un conflitto o anche cercare di capire dove e come difenderci, dove e come batterci. Non sempre dobbiamo batterci per forza o a volte magari sprechiamo energie, cioè ci ostiniamo in cose, in situazioni nei confronti di alcune persone e stiamo solo sprecando il nostro tempo. Quindi questa carta ci sta anche dicendo di capire effettivamente che cosa è il caso di fare. E poi troviamo l'altra carta, Ulula alla luna, ha a che fare con la necessità di andare oltre e anche con la necessità di comunicazione, di farci sentire e forse è il momento giusto di esprimere i nostri desideri, le nostre aspirazioni, cosa si vuole. Quindi magari in alcune circostanze abbiamo l'opportunità di prendere il comando di alcune situazioni, oppure di poter esprimere anche nei confronti di qualcuno
no, veramente chi siamo e quello che, desideriamo per fare chiarezza e quindi non dobbiamo appunto proprio temere né il giudizio, né temere che magari di non essere capiti, di non essere compresi. L'importante è essere chiari. Poi tutto non dipende solo ed esclusivamente da noi. Noi poi possiamo anche fare massima chiarezza, però dall'altra parte possono esserci delle incomprensioni, dei modi diversi di valutare, di vedere, di vivere e allora quindi non sempre ci può essere un'intesa o una collaborazione o qualcosa che funziona. Però questa carta ci sta dicendo l'importante è che facciamo chiarezza con noi stessi e con quello che desideriamo. E adesso andiamo a vedere i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Allora, come prima indicazione troviamo l'aquila. A proposito di chiarezza, secondo me questa aggiunge un tassello in più. Prima di tutto col fatto che abbiamo visto nel nostro percorso, nella nostra lettura, i nuovi inizi e il dettaglio in più ha a che fare con il confermare la chiarezza, però di osservare i dettagli come l'aquila, avere un quadro di insieme, di guardare le cose in prospettiva, di vederle proprio dall'alto, di scegliere la libertà, di stabilire le priorità, di capire la propria missione. Ci sta dicendo basta scuse, dobbiamo volare in alto e soprattutto verso l'obiettivo, magari nonostante le difficoltà, nonostante ci sia un qualcosa che non va. Quindi di muoverci ora nel nostro presente. L'altro messaggio arriva dalla capanna sudatoria. Prima di tutto è vero che ha a che fare con la purificazione, con l'eliminazione di vecchie abitudini e convinzioni e quindi di guarire, curare una malattia, spero che non sia il vostro caso, ovviamente fa parte del suo significato e quindi per onestà intellettuale lo devo dire, può indicare anche viaggiare dentro se stessi, di liberarsi e guarire da cose che ormai sono già superate. Può parlare anche di seconda occasione, di regalarsi del tempo, di trovare saggezza e creatività, di sicuro di affrontare una volta per tutte quelle che possono essere le nostre paure e il nostro dolore. L'altro messaggio arriva dalla carta il custode della terra e questa si riferisce alla, dice la parola stessa, custode della terra, quindi di custodire, di prendersi cura non solo della terra e degli esseri viventi, quelli più importanti, quelli che ci circondano, però anche di noi stessi, soprattutto per quello che riguarda noi della co-creazione, e cioè partecipare attivamente alla costruzione di qualcosa e ricordarci che le nostre azioni hanno un forte impatto e lasciano delle tracce. Quindi per questo cercare di osservare, di valutare prima di agire, di valutare le possibili conseguenze. Quindi è vero che abbiamo bisogno di agire concretamente, però di fare tutto con un certo criterio. Questo è l'ultimo messaggio, ovviamente abbiamo tracciato un bel quadro completo di questo vostro periodo. Io vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!